isolata, solitaria, rude e selvaggia. Lo si trova scritto su un sito di informazione turistica della Valle Antrona. Quando poi ho letto che la Valle Antrona va esplorata a passo lento, ho pensato fosse il luogo ideale per me e per i miei amici ciclisti. Partecipanti Bat, Edo e fuori concorso, decisamente fuori concorso, Erika mezza nuda. Vorrei salutare con il tipico saluto della Valle Antrona. Alegar! Comunque, Villa d'Ossola, 1 metro di piano per andare al bar e poi salita sopra il 10. Temperatura 29.8 se ti può interessare. I primi 3 chilometri sono decisamente poco turistici. Rapidamente saliamo di quota ed attraversiamo diversi paesini. Buongiorno. Tra questi, Viganella, talmente stretto nella valle che nei mesi invernali non vi batte mai il sole e per questo portato alla ribalta internazionale. నమస్తే విగనెల్ల नवंबर నెల వచ్చిందో विगनेला के मेयर पियर फ्रेंको मिडाली ने कहा विगनेला में कुछ गांव इतने गहराई में बसे हुए हैं कि विगनेला කියන ගම්මානයේ පිහිටලා තියෙන්නේ I don't even know that we can call it a town. I guess it's a small village called Viganella. Luz en lugar de frío y sombra. Ese es el deseo de los habitantes de Viganella cada invierno. Per chi non avesse compreso, il problema è stato brillantemente risolto con la costruzione di uno specchio che, installato sulla parete della montagna, da novembre a febbraio regala ai viganellesi fino a 6 ore di sole riflesso al giorno. Dopo i primi chilometri la salita diventa meno impegnativa. Pedaliamo fino ad Antrona Piana, bivio, e ci dirigiamo verso la diga di Cheggio, prima destinazione di giornata. Gruppo compatto. E sempre a Legar bisogna andare a Pompini, ci sono in giro. È più da Pompini. Notato che il Fabri si li fa all'inizio della salita tendenzialmente in video. No, dopo stai 2 chilometri avanti me. No, Giorgio li fa all'inizio della salita e poi quando siamo in velocità ridicola. Quando sei a 2,6, 2,7, vedi così. E c'è l'effetto slow motion. Esatto, perché tanto più di così non si va. Fate cin cin. Non sempre è semplice pedalare e filmare. Ci sono momenti in cui a causa delle pendenze estreme vado talmente piano che rischio di stallare. Complicato riuscire a mantenere l'equilibrio e fare buone riprese. Bella duretta, tornantini, ma sì, non fa malissimo. Adesso strappo. Infatti ti porto andare a te. I tornanti ci permettono di rifiatare, ma comunque la salita è impegnativa. Gli ultimi 10 km hanno una pendenza media del 7,2%, con punte massime del 14%. Fuga per la vittoria. Edo però pare non essere stato avvisato.
Prima o poi un crampetto prenderà anche a lui. Qui l'uomo vive da secoli. I paesi erano per lo più abitati da minatori. Si estraeva il ferro prima, l'oro in tempi più recenti. Le gallerie e le strade ferrate sono adesso diventate dei sentieri. Una volta poi esauriti i filoni auriferi, la nuova risorsa per questi luoghi è diventata l'acqua. Numerosi sono i laghi che si sono formati grazie alla costruzione di dighe per lo sfruttamento idroelettrico. Siamo nel Parco Naturale Alta Valle Antrona. Lì aveva il troncone, sopra il pistone. Vai avanti, giri dietro la montagna là, prima delle cime innevate sulla destra, c'è il vallone che va al Cingino, con le capre che si arrampicano sulla diga. E poi dal Cingino c'è un tunnel di servizio con una galleria lunga 3 km che sbuca fuori all'altro lago di Camposecco. E quando i due guardiani si incontrano a metà del tunnel, sai cosa si dicono? La Lega! Il Cingino. Sarebbe stato bello arrivarci ed ammirare la diga su cui gli stambecchi sfidano la forza di gravità per leccare il salnitro. Purtroppo, o per fortuna però, ci si arriva solo tramite impervi sentieri, certamente non adatti alle nostre biciclette. La strada è comunque affascinante. Ciao! Bella e non troppo trafficata, nonostante sia un sabato di una calda giornata di metà giugno. Via spianato e adesso un paio di tornanti belli tosti, sono quelli che si intravedono lassù. Ultimo strappo, 2 chilometri alla cima. Oh no, Edu? Giusto, giusto! Senti Allegher. il gorgoglio del Russiello. Sempre sul tornante la macchina, cazzo. John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes. Ma che cazzo c'ho addosso? Panico generale! Panico generale! Ma basta! Tutti addosso me le bestie! Scappa, scappa. Manca poco alla cima, ma la salita è complicata fino in fondo. Fa caldo e i moschini si accaniscono su Erika, i cui nervi sembrano cedere. 1 chilometro. Bello Battioni, scatta! Minchia, si scatta! Cheggio 1500. Tosta fino alla fine, maledetta. Ecco la diga di Cheggio. Poi ricordate che alla fine è anche grave, lo devi fare a piedi. Sì. Google va sempre, porca vacca. Sempre lo sternato si può fare, mannaggia la morte. Comunque, bella lega a te, anche non era. Guarda che basso che è. Cacchio. Impressionante. Non senza fare fatica arriviamo alla fine della strada.
Facciamo una passerella sulla diga, una pausa per goderci la bellezza del luogo e siamo pronti alla discesa. Via, adesso discesa. Fatto la prima diga, siamo scesi, Antrona, adesso stradina che porta al lago di Antrona, quella a forma di cuore, e poi salita per la diga di Campriccioli, poi pranzo. Evitiamo il percorso più trafficato passando per una splendida stradina in mezzo agli alberi. Godiamo della mancanza quasi totale di auto, ma paghiamo dazio in termini di pendenza e fatica. Non si può per anticipazione, solo per un Dice la sbarra, ma si sale. Usciti dal bosco raggiungiamo il lago di Antrona, da qui l'ultimo tratto di salita. Strada chiusa, asfalto pessimo, salita tosta il primo pezzo. Ma tosta. Non so se rende la pendenza sta immagine. Un po' si sai. Rude e selvaggia si diceva, e qui dà proprio questa impressione. Scavata nella roccia, la strada si arrampica tornante dopo tornante su quella che pare essere una parete a picco sul lago. La pendenza, che spesso supera il 10%, e l'asfalto non proprio in buone condizioni complicano l'ascesa. Quando i battiti salgono e la fatica diventa eccessiva, si tende a parlare poco e a farsi prendere dai propri pensieri e da antichi ricordi. Questa strada, poi, ha il potere di farmi viaggiare nel tempo. La percorsi, infatti, insieme ai miei soci più anziani svariati anni fa. Eravamo poco più che ragazzi. A piedi camminammo fino alla diga, per poi accamparci per qualche giorno sulle sponde del lago. Indimenticabili ricordi di quella che fu la mia prima vacanza indipendente. Era il 1983. Oltrepassiamo la buissima galleria. Qui finisce la strada e anche noi ci dobbiamo fermare. Più avanti, il luogo dove montammo il campo base. Dall'altra parte del lago, il sentiero che porta al Cingino con i suoi stambecchi equilibristi. Ma sarebbe una lunga camminata. È ora di pranzo e più in basso vecchi e cari amici ci attendono a tavola. A pranzo l'ultima sorpresa che questa giornata ci regala. Un disorientato capriolo cerca di ritrovare la via dei boschi di questa isolata, rude, dura e selvaggia Valle Antrona. La vita è come andare in bicicletta. Per restare in equilibrio devi muoverti.